come cittadino poi vede realizzate le sue aspirazioni, magari quello che ha fatto l'amministrazione. E io credo che essere qui questa sera e discutere, dibattere quelli che sono stati 5 anni di amministrazione, credo che sia un fatto altamente positivo, altamente democratico, e mi permetta sorpresa, vorrei così che anche a livello dello Stato potessimo avere questi momenti partecipativi che invece riusciamo ad avere qui grazie magari a questi quartieri che l'amministrazione è andata a fare. E così chiaramente nel momento in cui siamo qui a dibattere dei nostri problemi in un termine così democratico, a parlare di una programmazione democratica, ecco, io penso che come cittadini ci sentiamo realizzati anche perché riusciamo ad avere un contatto diretto con quelle istituzioni che magari 10 anni fa parevano così lontane, ma che adesso invece ci sono, almeno nella nostra città, molto vicine. Si è parlato di partecipazione, e si è parlato di partecipazione in superficie, in profondità, eccetera. Io penso che sia importante che non escano tutte le persone che appartengono al quartiere di San Faustino senza conoscere un'attività che si svolge appunto qui nel quartiere di San Faustino e che forma oggetto di attenzione da molte parti d'Italia. La domenica scorsa, non so, ma la domenica precedente c'erano 30 persone, tra cui un 15-20 che venivano da Firenze, che venivano da Brescia, eccetera, per vedere una nuova forma di partecipazione che c'è nel nostro quartiere e che molti che appartengono al quartiere ignorano che esista. È la partecipazione che porta avanti il gruppo rapporti umani attraverso un'attività che dal nostro convegno nazionale che ha avuto luogo a Pasqua ha preso il nome di attività terapeutica popolare. Ora io credo che con l'attività terapeutica popolare il quartiere ed eventualmente consigli di frazione, eventualmente altri strumenti democratici decentrati abbiano uno strumento nuovo che non si è mai avuto finora, cioè noi veniamo qui e discutiamo i problemi del singolo, non discutiamo soltanto se in quella strada ci vuole un lampione o se quella fogna non funziona, ma discutiamo come ciascuno può imparare addirittura, risaliamo ancora a monte, cioè discutiamo come ciascuno può acquisire il coraggio di discutere, perché questo è il problema. Uno dei vantaggi che ha dato il quartiere è stato quello di permettere di trattare i propri problemi concreti in prima persona a persone che prima avevano delegato ad altri. Però voglio dire c'è ancora un passo a monte, cioè ci sono tante persone che non osano intervenire. Uno dei lavori, degli aspetti più tipici dell'attività terapeutica popolare è appunto quello di spingere a parlare tutti i cittadini, indipendentemente dal loro grado di cultura, indipendentemente se sanno parlare bene come sanno parlare bene le persone che ci hanno parlato questa sera, oppure se hanno delle difficoltà ad esprimersi. Tuttavia ognuno di noi deve esprimersi. Ora io credo che sia importante che non si dimentichi che qui a San Faustino, per riconoscimento di tante persone che sono venute da tante città d'Italia, ero dal Piemonte a Messina, si
porta avanti una forma di partecipazione diversa, più profonda, che va più in là. E allora noi ci permettiamo di invitare i cittadini a prenderne, di San Faustino a prenderne atto e di vedere quali sono gli effetti che questa forma di partecipazione ha poi anche il rapporto con l'ente locale, cioè posso prevedere, è una previsione che ormai ha dei dati, che volevo dirti Bulgarelli che vedrai che le spese dell'assistenza nel quartiere di San Faustino diminuiranno drasticamente, perché il lavoro che noi facciamo è un lavoro di smascheramento della medicalizzazione di certi bisogni che sono bisogni socio-economici, ed è un lavoro che mobilita le persone attorno alle necessità dell'altro. Io mi scuso perché so che la persona a cui mi riferisco è qui presente, ma per esempio un operaio è stato lasciato solo con 7 figli, e allora la soluzione abituale qual è? I 7 figli vanno in istituto e cominciano a fornire poi materiale umano per gli ospedali psichiatrici. Quando tu Bulgarelli dicevi 1 miliardo per gli asili nido, tu devi pensare che mentre tu con 1 miliardo fai delle cose così buone e così utili che indubbiamente, come è stato giustamente osservato, rendono più disponibili i genitori per i bambini, li rendono più attenti ai problemi educativi, li collegano ad altri genitori, e quindi c'è questa attività che è veramente una gloria, possiamo dire, della nostra città, ma dobbiamo pensare che dobbiamo mandare avanti lavori di questo tipo, perché noi dobbiamo impedire che vengano dilapidati miliardi per la detenzione nei lager psichiatrici di cittadini. È anticostituzionale, e le false scienze della psichiatria e della psicanalisi e della psicologia stanno ormai crollando per motivi scientifici e per motivi politici. Io ripeto sempre i soliti slogan, perché questa è una voce che non è ancora giunta, si crede ancora che sia importante fare delle belle equipe medico-psicopedagogiche. Se voi, come io so, siete degli amministratori che avete tanto a cuore il benessere dei vostri bambini, siete riusciti a portare avanti delle istituzioni per l'infanzia che formano l'invidia delle altre città, allora attenzione alle equipe medico-psicopedagogiche, vediamo un po' di quel denaro che viene investito in tecniche false e falsificanti, vediamo di utilizzarlo ancora meglio. Voi mi direte, e avete ragione di dirmi questo, dice ma usa così. Se tu vai a Roma troverai le equipe medico-psicopedagogiche come le troverai a Torino, come le troverai in Sicilia. Però sta di fatto che qua è nato qualcosa di nuovo e di diverso, e a Firenze se ne sono accorti. Vengono 5, 10, 20 dall'Isolotto e dagli altri quartieri, se ne sono accorti a Brescia, se ne sono accorti a Pordenone, una città che non nomino ci ha chiamato recentemente per aiutare un partito
dell'estrema sinistra, che è il partito che ha la maggioranza nella nostra città, a stendere un programma, una piattaforma contro il potere assistenziale, e non questo l'abbiamo fatto. Qui a Modena nessuno si è accorto che nessuno avesse da dire niente. Ci hanno invitato questi compagni, ci hanno trattenuto e hanno discusso per 2 giorni interi, e la piattaforma del partito che ha la maggioranza qui a Modena, in quella città, sarà basata sulle esperienze di San Faustino. Ma tu vieni qui e parli della partecipazione in una maniera molto bella, ma allora, per piacere, di anche che qui siamo tutti insieme per merito anche dell'amministrazione che ci ha concesso l'uso di settimanale di questa sala con molta pazienza, perché noi siamo anche delle persone che sono a volte pungenti, a volte di qui nascono delle critiche, ma sono critiche costruttive, e quindi anche per merito di questa amministrazione che a nome del gruppo Rapporti Umani che svolge l'attività terapeutica popolare in questo quartiere, io ringrazio profondamente. Anche per merito di questa amministrazione è nata questa nuova maniera di partecipazione che non si limita al quartiere, ma che dal quartiere entra fino nell'intimo delle famiglie, delle necessità personali del sindaco. Bravo,